Tutti quanti sappiamo una cosa molto semplice. Quando ad esempio siamo nervosi, il nostro corpo cambia. Le spalle tendono a chiudersi, il respiro diventa più corto, i muscoli si irrigidiscono. Se siamo tristi, ad esempio, lo sguardo si abbassa. Se invece ci sentiamo sicuri, il corpo si apre. Insomma, il nostro stato d'animo influenza il nostro corpo. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha lavorato molto e ha prodotto dei risultati eccellenti che dimostrano anche che vale il processo in direzione opposta. E cioè il nostro corpo può influenzare, e direi che può influenzare molto spesso potentemente, quello che è il nostro stato d'animo, quelle che sono le nostre emozioni. Per capire questo dobbiamo però fare un piccolo passo indietro. Il nostro cervello riceve continuamente segnali dal nostro corpo, segnali che riguardano la nostra postura, la nostra respirazione, la temperatura corporea, tensione muscolare e così via. Il nostro sistema nervoso elabora costantemente questi messaggi provenienti dal corpo proprio per costruire la percezione dello stato del corpo. Il neuroscienziato Antonio Damasio ha fatto una serie di studi estremamente dettagliati e estremamente approfonditi che potete trovare in rete e che riguardano proprio il rapporto che c'è tra l'emozione e il corpo. E ha mostrato come il nostro cervello prende costantemente quelli che sono i nostri segnali corporei proprio per andare a costruire emozioni e per prendere decisioni. Bene, questo significa quindi che il nostro corpo non è un attore passivo, ma che è un agente attivo, estremamente attivo nella costruzione dell'esperienza. L'idea che le emozioni nascano anche dal corpo non è poi così nuova. Pensate che già nel 1884 il filosofo e psicologo William James elaborò una teoria che per l'epoca fu assolutamente rivoluzionaria. Disse che probabilmente la sequenza che noi immaginiamo nel processo emotivo, nella costruzione delle emozioni, non è esattamente quella che pensiamo. Ribaltò una sequenza che venne all'epoca, ma molto spesso viene ancora condivisa. Siamo tristi e quindi piangiamo, siamo arrabbiati e quindi assumiamo una determinata espressione del viso, siamo nervosi e quindi il battito cardiaco accelera. Bene, lui disse una frase che rimase emblematica nell'ambito della psicologia. Disse che noi non piangiamo perché siamo tristi, ma siamo tristi perché piangiamo. Ecco, con questo ribaltamento voleva proprio porre il focus, porre l'attenzione su questo elemento. Il corpo è un attore attivo, contribuisce alla costruzione delle emozioni in modo potentissimo. Chiaramente dai suoi studi poi ne susseguirono altri, ne sono stati portati avanti moltissimi, in particolare negli ultimi 20 anni, di cui avremo modo assolutamente di parlare. Un elemento fondamentalissimo che si va a collocare all'interno di questa cornice è sicuramente la postura. La psicologa sociale Amy Cuddy nel 2010 ha pubblicato una serie di studi importantissimi che mettevano in relazione la postura della persona con la percezione di sicurezza e ha dimostrato come ci sia una correlazione molto forte, no? Tra una postura aperta, tra una postura dominante potremmo dire, e la percezione di sicurezza da parte delle persone. Avremo modo di parlare più avanti in modo un pochino più dettagliato dei suoi studi, ma adesso permettetemi di fare con voi un piccolo esperimento. Quello che vi chiedo di fare ora è questo: portate leggermente in avanti le vostre spalle e andate a portare in avanti leggermente anche la testa. Abbassate nel frattempo lo sguardo e fate dei respiri piuttosto corti. Rimanete in questa posizione, per favore, con questo tipo di atteggiamento per qualche secondo. Adesso vi chiedo di sollevare leggermente la testa, di sollevare lo sguardo, di aprire il torace, quindi di espandere il vostro busto. Se volete
fate un piccolo sorriso e verificate come vi sentite. Rimanete con questa postura per qualche secondo. Notate che la sensazione è completamente diversa. È completamente diverso il messaggio che abbiamo mandato al nostro cervello. Bene, diventa assolutamente, immediatamente comprensibile quanto questo elemento sia un elemento potenziante, la postura possa essere un elemento estremamente potenziante nel nostro ballo, nella nostra danza. È impossibile non tenerne conto. È impossibile non tener conto del fatto che la postura è una modalità di organizzare il nostro corpo che può fare assolutamente la differenza. A me piace usare un'espressione. Dico molto spesso che è importante avere una sensazione di ampiezza, avere una sensazione determinata dal fatto che le spalle devono quasi stare sulla linea della schiena. Dico questa frase quando immagino che le spalle si appoggino sulla schiena e di avere due fili invisibili ma fortissimi collegati alle nostre spalle e che qualcuno ci tiri dall'esterno. Ecco, è per me molto importante che siano riconoscibili immediatamente tre posizioni. Una prima posizione che vi chiedo di assumere ora insieme a me, portare le spalle leggermente in avanti. Fare poi l'azione opposta, quindi creare un'adduzione eccessiva, no, delle spalle, quindi le spalle troppo indietro. Questo tra l'altro è un errore nel quale cadono molte persone, no, molti allievi a cui viene corretta una postura eccessivamente in avanti con le spalle. A volte l'errore che si commette è quello di usare le scapole, le spalle troppo indietro. Vedete, questo crea rigidità, no, tensione muscolare. Bene, il mio consiglio è quello di fare delle micro rotazioni indietro con le spalle fino ad avere questa sensazione di ampiezza, questa sensazione di spalle che vengono tirate all'esterno. Un torace che si esprime proprio nella sua bellezza, nella sua ampiezza, appunto. Questa postura potenziante, ha bisogno da parte vostra di una grande attenzione. È fondamentale nel momento in cui tu decidi di fare un percorso di eccellenza per poter esprimere al massimo la tua eccellenza, è importante che tu sia perfettamente attento o attenta a ogni singolo dettaglio, a tutto ciò che il tuo corpo ti dice. Uno dei motivi per cui mi soffermo su questo è legato a ciò che vi dicevo prima. Molto spesso le persone che per esempio tendono ad avere una postura leggermente in avanti, quando la correggono, corrono il rischio di andare leggermente indietro, troppo indietro con le spalle. Attenzione però a quella che è la sensazione. Capita molto spesso che in realtà le persone siano semplicemente dritte, ma che per mancanza di abitudine a quel tipo di atteggiamento potenziante, ampio, bello, abbiano la sensazione di essere in una posizione estremamente indietro con le spalle. No. Per questo è importante percepirsi, osservarsi, cogliere il feedback che arriva certamente dall'esterno, quindi da un insegnante, ma in primis da voi. Una delle ragioni per cui in Dance Mental Coaching mi sentirete molto spesso soffermarmi sul concetto di postura è che la postura è determinante per quel che riguarda l'organizzazione del nostro corpo. Riguarda il busto, riguarda il bacino, riguarda i piedi, riguarda l'equilibrio. Molto spesso la postura di una persona ci dice tantissimo di quella persona. Ci sono persone che imparano nel tempo che non sono adeguate a fare qualcosa, che non sono sufficientemente brave a fare qualcosa, che non sono portate. Ecco, questa è una frase che mi fa impazzire, non sono portato per questa cosa, una sorta di incapacità appresa nel tempo. Quello che per me conta è focalizzarci sul fatto che in questo momento utilizziamo un elemento tecnico
che deve essere metabolizzato, ci deve dare la possibilità di sentirci le persone uniche che siamo, di sentire che abbiamo presenza scenica. Presenza scenica anche per una persona che su una scena, su un palcoscenico non c'è mai stato o non c'è mai stata. Ma è qualcosa che noi possiamo assolutamente costruire inizialmente grazie alla tecnica, per poi riuscire a metabolizzare quell'atteggiamento, quell'attitudine e liberare la unicità, l'eccellenza che è dentro di noi. Quindi ribadiamo il fatto che attraverso delle micro rotazioni indietro delle spalle l'idea deve essere quella di appoggiare le scapole alla schiena e l'idea deve essere quella di avere due fili invisibili ma fortissimi che ci tirano verso l'esterno, creando questa ampiezza della parte alta. Questo vale assolutamente per le dame come per i cavalieri. Molto spesso mi è capitato di vedere persone di grandissimo talento bloccarsi proprio rispetto a questo. Bloccarsi e vedere magari dei bravissimi ballerini, parliamo per esempio degli uomini, dei cavalieri, essere estremamente talentuosi ma non avere una sufficiente cura della percezione di sé, del proprio corpo, di come il proprio corpo si muove nello spazio, della postura. E quella postura finiva per essere in qualche modo, quella non postura finiva per essere in qualche modo limitante nei confronti della dama che portavano, ma soprattutto limitante nei confronti di se stessi, perché non gli consentiva di esprimere quell'enorme talento che io vedevo. Bene, Dance Mental Coaching non promette nessun tipo di scorciatoia. Andare a fare un lavoro di questo tipo significa investire il proprio tempo per sé, per imparare ad acquisire una percezione profonda di sé e del proprio corpo e del proprio movimento. Molto spesso siamo convinti di conoscerci benissimo, di sentirci benissimo, ma avere una percezione profonda di sé e dei propri movimenti non è assolutamente qualcosa di scontato o qualcosa di banale, è un qualcosa che richiede il massimo dell'attenzione. Quando mi viene chiesto a chi è destinato il progetto Dance Mental Coaching, no? A quale livello di ballo, mi viene da dire che è destinato assolutamente a tutti. Una persona che balla da poco tempo può, per conto mio, anzi forse dovrebbe, approcciarsi immediatamente ad alcuni concetti fondamentali. Quindi superato quel primissimo momento dove l'attenzione, anche giustamente se vogliamo, no, è rivolta ai nostri passi, è importantissimo che nella fase successiva, immediatamente successiva, la percezione di sé venga messa al primo posto. La percezione di sé nello spazio, il modo in cui ci muoviamo, il focus sulla postura, per esempio sull'ampiezza di questo torace, di questo busto. E parliamo delle dame. Molto spesso le dame tendono ad avere dei movimenti di chiusura, ad esempio quando sono in coppia, oppure quando sono da sole perché non si sentono sufficientemente adeguate, sufficientemente all'altezza e così via. Insomma, tutta una serie di pensieri che quantomeno non sono utili, non ci servono a nulla, ci servono soltanto a bloccarci, a fermarci. Bene, quello che vi chiedo quindi è di fare un piccolo esercizio. Vorrei partire dalle dame. Un ulteriore esercizio. Moltissime dame, un po' a tutti i livelli, dalle maestre di ballo alle dame che non ballano da tantissimo tempo, mi chiedono esercizi relativi all'uso delle braccia. Quello che voglio fare con voi adesso è proprio questo, focalizzarmi sul discorso appena completato relativo alla postura, all'ampiezza del torace e il movimento del braccio, di un braccio o dell'altro. Quello che vi chiedo è di fare un piccolo movimento con il vostro braccio destro e quindi di andare a sollevare quel braccio verso l'alto.
L'idea, guardate, è questa: spostare l'aria con il palmo della mano, quindi andare a spostare l'aria sentendola. Non si tratta di fare un movimento a vuoto, immaginate l'aria densa, densissima, e immaginate di spostarla verso l'alto col palmo della mano. Abbiate cura di voi, abbiate grande cura di voi stesse. Spostate col palmo della mano l'aria verso l'alto e abbiate cura della vostra postura. Continuate a mantenere le spalle schiacciate verso il basso e un torace ampio. E quei due fili continuano a tirarvi verso l'esterno. Sentite l'addome leggermente contratto e col palmo della mano spostate l'aria verso l'alto. Da questa posizione andiamo a portare poi la mano destra sulla spalla sinistra e da qua scendete lungo il vostro fianco. Non è importante la posizione che andate ad assumere con le gambe, però è importante che siate coinvolte a 360 gradi. Noterete come il vostro corpo non assumerà una posizione brutta da vedere o, come io dico, una posizione non curata. Perché è un po' come quando indossiamo un bel vestito, come quando ci sentiamo belle. Siamo coinvolte a 360 gradi. Quindi palmo della mano verso l'alto, mano alla spalla, mano che scende lungo il fianco. Torniamo al nostro esercizio. Col palmo della mano destra, quindi spostiamo l'aria verso l'alto, avendo grande cura della nostra postura. Aria spostata verso l'alto, mano che torna alla spalla sinistra, mano che scende lungo il fianco. Vi chiedo di provare in modo estremamente attento questo esercizio con il braccio destro, perché nel prossimo video le andremo ad applicare al nostro passo base, facendo una piccolissima variazione. Ma la cosa che mi interessa di più è che la postura arriva prima dei passi. L'organizzazione del nostro corpo, l'attenzione alla nostra postura arriva molto prima di qualunque variazione di passo andremo a fare. Lo stesso esercizio chiedo di fare ai cavalieri, quindi di focalizzarsi su un piccolo movimento delle braccia che nella prossima puntata andremo ad applicare a una variazione basica, a una variazione del nostro passo base. Cavalieri, avete presente quando indossate la giacca o una camicia con le maniche piuttosto lunghe? Avete presente quando i cavalieri vanno ad allungare le braccia quasi per tirare leggermente su le proprie maniche? Bene, vi chiedo di fare proprio quel movimento, di avere attenzione alla vostra postura, quindi di fare grandissima attenzione. Ecco, i cavalieri, se le dame devono fare attenzione, devono fare attenzionissima, se si può dire, ok? Quindi avere proprio un occhio di riguardo per questo aspetto. E chiedo questo, guardate, paradossalmente di più ai ballerini professionisti che non ai dilettanti. Molti ballerini professionisti, uomini, possono raggiungere un ulteriore livello di eccellenza, diciamo così, nel momento in cui fanno grande attenzione a questo aspetto. Quindi nel momento in cui hanno cura della propria postura. Ricordatevi che se siete già ballerini di esperienza, quello che vi viene richiesto non è soltanto di avere le spalle sulla linea della schiena, di creare un'espansione, no, del torace. Quello che vi viene chiesto è un pezzettino che va oltre, è rilassatezza dal punto di vista muscolare. Attenzione, quando parlo di rilassatezza dal punto di vista muscolare, io non parlo di mollezza, parlo di muscoli tonici ma rilassati. È qualcosa di molto diverso. E la vostra eccellenza passa da lì. La tua eccellenza passa da quella cura estrema che devi avere, tu cavaliere e tu dama. La tua eccellenza passa da lì, passa dall'avere quella, perdonatemi, quella umiltà che ognuno di noi deve avere nel ricollocarsi, nel riposizionarsi, nel percepirsi, nel domandarsi, ok, chi sono io che ballo?
Qual è la mia postura? In che posizione sono in questo momento? A volte è una questione minima, molto infinitesimale a fare la differenza. Ed è importantissimo perché ognuno di noi merita di vivere quell'eccellenza che è dentro di sé. Ognuno di noi lo merita e ognuno di noi può assolutamente arrivare a farlo, ma occorre una grande umiltà, una grande attenzione e una grande capacità percettiva. Dicevo, cavalieri, allunghiamo le braccia in avanti, facciamo questo piccolo gesto, avendo cura di non portare le spalle in avanti, avendo cura di essere veri, avendo cura di essere con un'identità che sia coerente con il movimento medesimo. E subito dopo questo movimento di allungamento, che parte dai polsi, no? Allunga le braccia, vi chiedo di sollevare, come ha fatto la dama, il braccio destro, ma di immaginare quasi di schioccare le dita, no? Quindi di fare semplicemente un movimento verso l'alto. Andremo a vedere come organizzare questi due movimenti su una piccola variazione di passo nel nostro prossimo video. Vi ringrazio per la vostra attenzione e per essere stati con me e soprattutto vi ricordo, iscrivetevi al mio canale Dance Mental Coaching qui. Ciao!